Ciao, benvenuti su Gotta Yoga. Sono Valentina Amato e questa è la prima lezione del programma di introduzione al Vinyasa. Nella pratica di oggi vedremo le posizioni base che caratterizzano il Vinyasa e avremo bisogno di 2 blocchetti e una coperta. Iniziamo in Balasana, Child's Pose, una posizione di riposo che potete trovare ogni volta che lo desiderate durante la pratica, quando vi sentite stanchi o avete bisogno di riconnettervi con il respiro. Dalla quadrupedia portiamo gli alluci a contatto, spostiamo le ginocchia verso l'esterno del tappetino, spostiamo i glutei sui talloni, distendiamo le mani in avanti, le braccia e poggiamo la fronte a terra. Iniziamo ad osservare il ritmo naturale del respiro. Se ho fastidio alle ginocchia posso utilizzare una coperta come supporto. Se i glutei non toccano i talloni, posso prendere la coperta, arrotolarla e posizionarla fra i talloni e i glutei in questo modo. In questa posizione iniziamo ad arrivare, a connetterci appunto con il respiro che è ancora spontaneo, naturale. Osserviamo anche le sensazioni che ci porta questa posizione e proviamo a rilassare tutto ciò che in questo momento non deve essere attivo. Premiamo bene a terra con le nocche degli indici e dei pollici. Ci aggrappiamo leggermente con il resto dei polpastrelli al tappetino. Ruotiamo i bicipiti verso l'alto e continuiamo a respirare qui. Le braccia sono forti e le mani sono ben radicate a terra. Iniziamo ora a camminare con le mani verso destra. Riporto la fronte sul tappetino e cerco di premere il più possibile con l'ascella sinistra verso il basso. Osservo l'apertura su tutto il lato sinistro e provo a spostare il respiro solo a sinistra. Osservate lo spazio che si crea fra l'anca sinistra e le costole. Lentamente ritorniamo al centro, radichiamo bene le mani e iniziamo a spostarci verso sinistra. Spingo verso il basso con l'ascella destra e osservo l'apertura del lato destro, spostando il respiro in questa zona. Le mani tornano lentamente al centro. Solleviamo il bacino e ritorniamo in quadrupedia. Spostiamo il supporto se lo abbiamo utilizzato, mantenendolo nei paraggi, ci servirà per il resto della pratica. Posizioniamo i polsi direttamente sotto le spalle, le ginocchia sotto le anche, il collo del piede bene a terra. Le dita delle mani sono ben distese e separate. Ritroviamo quell'azione che abbiamo visto in Balasana, e quindi la spinta a terra delle nocche degli indici e pollici e l'aggrapparsi leggermente con tutti i polpastrelli. I bicipiti ruotano in avanti, le spalle sono lontane dalle orecchie. Iniziamo a muoverci con il respiro che è ancora spontaneo e naturale. Inespirando ruotiamo indietro le spalle, inarchiamo la schiena, spingiamo gli ischi al cielo, lo sguardo in avanti. Espirando esercitiamo ancora più pressione con la zona fra l'indice e il pollice, allontaniamo le scapole, risucchiamo l'addome, spingiamo il coccige verso il basso. E ancora inspiro, spingo lo sterno in avanti e gli ischi al cielo. Espiro, curvo la colonna, porto il mento verso lo sterno, ben lontane le scapole. Ancora un paio di volte così. E lasciate che sia il respiro a guidare il movimento e non viceversa. L'ultima volta.
e alla fine di questo espiro ritorniamo al centro. Ritorniamo al centro in una posizione neutra e proviamo a trovare la nostra posizione neutra. Iniziamo ad isolare il movimento delle spalle e delle scapole. Quindi mantenendo il bacino in questa posizione, iniziamo inspirando a lasciar cadere il petto verso il tappetino, avviciniamo le scapole. Vedete che le mie braccia sono ben distese, i gomiti non li piego e quindi c'è sempre questa forte spinta delle mani a terra. Espirando, premo a terra e allontano le scapole. Lo facciamo ancora 2 volte, seguendo il ritmo del respiro. Inspiro, scendo. Espiro, spingo. Inspiro. Espiro. Rimango qui, le scapole ben lontane. Scendiamo leggermente, senza collassare completamente verso il tappetino e facciamo scivolare le scapole verso il punto vita. Ora proviamo a mantenere questa posizione nella parte superiore del corpo e isoliamo il movimento nel bacino. Il movimento sarà molto delicato e sottile. Questo è il primo, spingo gli ischi al cielo e poi porto il coccige verso il basso. Vedete che le mie spalle non si muovono. Aggiungiamo il respiro, inspiro, espiro, piccoli movimenti. L'ultimo, inspiro, espiro. E anche qui troviamo una via di mezzo. Sarà questa la posizione neutra del vostro bacino. Quindi ricordate bene questa posizione. Ci sediamo ora sui talloni, shakeriamo un pochino le mani per dare un po' di sollievo ai polsi. Iniziamo a respirare insieme. Se questa posizione è troppo scomoda, va benissimo una gamba incrociate. Poggiamo il dorso delle mani sulle cosce e ritroviamo anche qui quella posizione neutra per il bacino. Quindi siete liberi di fare qualche movimento per trovare poi il vostro centro. Le spalle in linea con i fianchi, gli occhi si chiudono e gradualmente iniziamo a rendere il respiro più profondo, più consapevole. Cercate di non modificare nulla per il momento e provate ad individuare la zona nella quale il vostro respiro si sta concentrando in questo momento. Rilassate il volto, rilassate le spalle, rilassate le anche. Vi chiedo ora di portare le mani in appoggio sul ventre, sulla zona dell'ombelico, e di dirigere il respiro solo in questa zona. Rimanete su questo movimento del ventre che si espande quando inspirate e che si contrae quando espirate. Vi chiedo ora di spostare le mani ai lati del torace e di portare il respiro solo nella zona del torace. Osservate il movimento in ogni direzione quando si inspira e la contrazione quando si espira. Le mani ora si spostano sul petto, in appoggio sulle clavicole. Vi chiedo di portare il respiro in questa zona e di rimanere su questo movimento per qualche istante. E se iniziate a pensare a qualsiasi cosa, il che è normale, cercate di ritornare al respiro, di ritornare al movimento del vostro corpo. Proviamo ora a unire queste 3 zone. Faremo partire l'inspiro dal ventre per poi farlo crescere nel torace, farlo arrivare fino al petto. Espirando svuoteremo prima il petto
petto, poi il torace e poi l'addome. Come un'onda, inspiro dal basso verso l'alto, espiro dall'alto verso il basso. Potete aiutarvi con le mani per dirigere il respiro, oppure potete lasciare il dorso delle mani sulle cosce. Concentratevi sul respiro. E dopo la prossima espirazione abbandonate questo schema e ritornate ad un respiro spontaneo e naturale. Osservate gli effetti della pratica, seppur breve, e lentamente aprite gli occhi. Iniziamo. Ripartiamo dalla posizione di quadrupedia per ricordarci le azioni delle mani e del bacino. Ci spostiamo in ginocchio, manteniamo le ginocchia allineate direttamente sotto le anche. Con un grande passo portiamo in avanti il piede destro. Facciamo un bel inspiro qui, manteniamo il bacino in posizione neutrale, facciamo la stessa cosa per le spalle e poi espirando affondiamo in avanti. Vi chiedo per oggi di mantenere il ginocchio allineato alla caviglia destra. Il ginocchio tenderà a cadere di lato. Provate a premere con l'alluce destro a terra per mantenere il ginocchio a puntare in avanti. Afferro un blocchetto, lo porto al mio lato destro. Inspirando distendo il braccio sinistro al cielo. Espirando poggio la mano destra sul blocchetto e vado in flessione laterale a destra. Cerco di portare le costole di destra verso sinistra, il petto si apre e se ho fastidio al collo posso mantenere lo sguardo verso il basso. Ancora un respiro profondo qui. Inspirando ritorno al centro, lascio andare il braccio sinistro lungo il fianco, riporto il blocchetto a terra. Ci spostiamo di nuovo in quadrupedia e ritorniamo in ginocchio. Il lato sinistro, un grande passo in avanti, un bel inspiro qui, sistemo il bacino come ho visto all'inizio della pratica ed espirando affondo. Premo bene a terra con l'alluce sinistro per mantenere il ginocchio in direzione del piede e poi afferro il blocchetto sinistro posizionandolo a lato. Inspirando distendo il braccio destro verso l'alto ed espirando mi fletto verso sinistra. Il petto si apre, tutto il lato destro si allunga. Lo sguardo a terra se il collo mi dà fastidio. Inspirando torno al centro, riposiziono il blocchetto, mani a terra, quadrupedia. Polsi sotto le spalle, ginocchia sotto le anche, distendo la gamba destra indietro e poggio l'avampiede destro a terra. Premo bene indietro con il tallone destro, per favore non perdete l'integrità della parte superiore del corpo e quindi premo bene a terra con le mani. Spingo, spingo, spingo per allungare il polpaccio destro. Inizio a ruotare la tibia sinistra verso l'esterno per maggior stabilità. Poggio l'interno del piede destro a terra. Premendo bene a terra con la mano sinistra e immaginando di volerla ruotare verso l'esterno, sposto il peso a sinistra e inspirando distendo il braccio destro verso l'alto. Il petto si apre, il peso si proietta verso il cielo. Ancora un inspiro qui. Espirando riporto la mano destra a terra, la tibia sinistra sul tappetino, il ginocchio destro accanto al destro. Distendo la gamba sinistra, posiziono l'avampiede sinistro a terra, premo bene indietro con il tallone sinistro. Mantengo le braccia forti, bene radicate le mani a terra.
Sposto la tibia destra verso l'esterno del tappetino, poggio l'interno del piede sinistro a terra. Ben forte il braccio destro, inspirando distendo il braccio sinistro in alto. Side plank modificato. Ancora un inspiro qui. E poi espirando riporto la mano a terra e tutte e due le ginocchia sotto le anche. Sposto ora le ginocchia leggermente più indietro, punto gli avampiedi, premo bene a terra con le mani, un bel inspiro qui, ed espirando, mantenendo le ginocchia piegate, le sollevo e spingo il bacino in alto e indietro in Adho Mukha Svanasana, Down Dog. Mantengo le ginocchia piegate e ritrovo tutte quelle azioni che abbiamo visto all'inizio della pratica in Balasana, Child's Pose. La pressione a terra delle nocche degli indici e pollici, l'aggrapparsi con il resto dei polpastrelli, i bicipiti che ruotano verso l'alto, il collo rilassato e lo sguardo alle dita dei piedi. Spingo bene gli ischi al cielo, mantenendo le gambe piegate, vengo sulla punta delle dita dei piedi. Premo bene a terra verso il tappetino, immagino di volerlo allontanare da me, braccia forti. E poi con una leggera flessione nelle ginocchia inizio a rilassare i talloni verso il basso e indietro. Inspiro profondamente ed espiro completamente. Ancora inspiro ed espiro. A piccoli passi inizio a portare le mani verso i piedi. Mantengo le gambe molto piegate e cerco un contatto fra il ventre e le cosce. Rilasso il collo. Uttanasana, flessione completa in avanti. Il peso si sposta sugli avampiedi. Piano piano veniamo su, una vertebra alla volta. Srotoliamo la colonna, la testa sale per ultima. Ruoto bene indietro le spalle. Tadasana. Praticheremo adesso una posizione di equilibrio, Vrikshasana, la posizione dell'albero. I piedi rimangono allineati sotto le anche, portiamo le mani sui fianchi. Il peso si sposta sulla gamba destra, il tallone destro preme bene a terra, sollevo il tallone sinistro. Inizio a ruotare esternamente l'anca sinistra. La tendenza sarà quella di portare indietro il fianco sinistro. Cercate di resistere questa tendenza e di mantenere il bacino parallelo alla linea corta del tappetino. Per oggi va benissimo rimanere qui, se vi sentite in grado di andare in un equilibrio un po' più avanzato, potete provare a appoggiare la pianta del piede sinistro all'interno della tibia destra. O magari afferrare la tibia sinistra e portare la pianta del piede all'interno della coscia. Per oggi non il ginocchio. E qui create una conversazione fra la coscia destra e il piede sinistro. Tutti e due premono l'uno verso l'altro e se perdiamo l'equilibrio non importa. Una volta trovato l'equilibrio, mani in preghiera al centro del petto. 2 respiri profondi qui, continuando a mantenere il bacino allineato al lato corto del tappetino. Lentamente riporto il ginocchio sinistro in avanti e il piede sinistro a terra. Un po' di shake, shake, shake. Tadasana, l'altro lato, la posizione di partenza. Mani sui fianchi, sposto il peso sulla gamba sinistra forte, sollevo il tallone destro. Ruoto esternamente l'anca destra, posiziono il bacino e poi decido la variante che va bene per me oggi, possibilmente la stessa dell'altro lato. Piede a terra, all'interno della tibia sinistra o all'interno della coscia sinistra. Trovate l'equilibrio qui, mani in preghiera al centro del petto, Vrikshasana, la posizione dell'albero. Respiro calmo e profondo. Lentamente sciogliamo. Shake, shake, shake. Ritorniamo al fondo del tappetino se ci siamo spostati
E divarichiamo le gambe, portando i piedi verso l'esterno del tappetino. Li ruotiamo leggermente verso l'esterno, iniziamo a scendere con il bacino, distendiamo le braccia di modo da portare gli avambracci a contatto con l'interno delle ginocchia. Anche qui, con gli avambracci premo verso le ginocchia, con le ginocchia faccio resistenza, il petto si apre, Malasana, variante. Lentamente ritorniamo a terra, in quadrupedia. Inspirando distendiamo la gamba destra indietro ed espirando portiamo il ginocchio destro verso il gomito destro. Di nuovo inspiro, distendo la gamba, espiro, porto il ginocchio al gomito. Inspiro, distendo la gamba, espiro, porto il ginocchio al gomito, rimango qui in questa forma, continuo a respirare, mantengo le scapole lontane. E poi inspirando distendo indietro la gamba, espiro, riporto il ginocchio a terra. Inspiro, gamba sinistra indietro, espiro, ginocchio sinistro al gomito sinistro. Ancora inspiro, distendo, espiro, connetto. L'ultimo inspiro, distendo, espiro, connetto, rimango qui, ancora un pochino, inspiro, distendo, espiro, ginocchio a terra. Facciamo adesso una piccola sequenza delle posizioni base del vinyasa con le ginocchia a terra. Avrete magari bisogno di una coperta, tenetela nei paraggi. Portiamo i blocchetti al fondo del tappetino. Dalla quadrupedia, inspirando, distendo la gamba destra indietro e poggio l'avampiede destro a terra. Premo bene le mani sul tappetino, ruoto la tibia sinistra verso l'esterno, forte il braccio sinistro, all'interno del piede destro l'appoggio sul tappetino, inspiro, distendo il braccio destro in alto. Poggio bene a terra tutto il piede destro, esercitando molta pressione soprattutto con l'esterno del piede. Le scapole si allontanano, vanno verso il punto vita. Ancora un inspiro qui. E poi espirando con la forza dell'addome e con la spinta della mano sinistra, porto sul busto. Sistemo il ginocchio sinistro, se ne ho bisogno posso mettere una coperta. Ruoto il piede destro in direzione del fondo del tappetino. Inspiro qui. Espirando, flessione laterale a destra, appoggio la mano destra sulla tibia destra, il braccio sinistro verso l'alto, lo sguardo in alto solo se il collo me lo permette, variante di Utthita Trikonasana. Inspirando torno su, espirando piego il ginocchio destro, mantengo il ginocchio allineato alla caviglia e cerco di portare il ginocchio in direzione del secondo e del terzo dito. Lo sguardo oltre la mano destra, Virabhadrasana 2. Ancora un inspiro qui. Mantengo le gambe in questa posizione, espirando porto l'avambraccio destro sulla coscia destra, distendo il braccio sinistro verso l'alto. Premo bene con l'avambraccio verso la coscia, allungo la mano sinistra verso il cielo, variante di Parshvakonasana, side angle. Ancora un inspiro qui. Espirando, porto la mano sinistra all'interno del piede destro, ruoto la tibia sinistra, twist verso destra, inspiro, distendo il braccio verso il cielo. Anche qui cerco di non collassare, ma di premere bene a terra con la mano sinistra. Ancora un inspiro. Espirando, porto le mani sui blocchetti, più o meno dietro il tallone. Apro bene il petto, inspiro e lentamente inizio a distendere la gamba destra. Tiro indietro l'anca destra, mantengo il petto aperto, lo sterno spinge in avanti. Ancora 2 respiri profondi qui, osservando l'allungamento della parte posteriore della gamba destra.
Con l'aiuto dei blocchetti ci portiamo in posizione seduta. Andiamo dall'altra parte. Spostiamo i blocchetti all'inizio del tappetino. Ritroviamo la quadrupedia guardando il fondo del tappetino. Da qui distendiamo la gamba sinistra indietro, inspiro, poggio il piede a terra. Ruoto la tibia destra verso l'esterno, appoggio l'interno del piede sinistro a terra. Inspiro, distendo il braccio sinistro in alto, poggio bene il piede a terra. Premo con l'esterno del piede verso il tappetino e con l'aiuto della mano destra, inspirando, vengo su. Continuo a creare contatto con l'esterno del piede sinistro e il tappetino. Ruoto ora il piede in direzione dell'inizio del tappetino, un bel inspiro qui e poi espirando flessione laterale a sinistra. Il braccio sale, inspirando ritorno al centro ed espirando fletto il ginocchio sinistro mantenendolo in linea con la caviglia sinistra. Lo sguardo oltre la mano sinistra, Virabhadrasana 2. Ancora un inspiro qui. Espirando, porto l'avambraccio sinistro sulla coscia sinistra, distendo il braccio destro in alto. Bene la pressione dell'avambraccio sulla coscia, le dita della mano destra verso il cielo. Ancora un inspiro. Espiro, guardo a terra, porto la mano destra all'interno del piede sinistro, ruoto la tibia destra, distendo il braccio sinistro in alto, easy twist. Le costole di destra verso sinistra, spalle lontane dalle orecchie. Lo sguardo torna a terra lentamente, con l'aiuto dei blocchetti. Distendo la colonna, apro bene il petto, inspiro. Ed espirando inizio a distendere con attenzione la gamba sinistra. Respiri profondi senza esagerare. Se le sensazioni sono troppo forti, piegate leggermente il ginocchio. La priorità è mantenere il petto aperto. E torniamo in una posizione seduta sui talloni. Lavoriamo un pochino sull'addome, spostiamo il supporto e ci sediamo. Spostiamo la carne dagli ischi in modo da portarli bene a contatto con il tappetino. Gambe piegate, piedi a terra, portiamo le mani a coppa dietro il bacino con le dita in direzione dell'esterno del tappetino. Ruotiamo bene indietro le spalle, spingiamo lo sterno in avanti e scivoliamo leggermente indietro sul sacro. Sollevo un piede, sollevo l'altro piede, mantengo le gambe vicine, le tibie parallele al tappetino, un'espressione carina in volto e magari le mani dietro le ginocchia. Le spalle scendono lontane dalle orecchie, il mento in linea con il tappetino. Per rendere la posizione ancora più challenging, distendo le braccia in avanti. E rimaniamo qua per un quarto d'ora. Scherzo. Ancora un respiro profondo qui. Ed espirando sciogliamo. Incrociamo le gambe, rimaniamo qualche istante in questa posizione. Prima di spostarci a terra. Piego di nuovo le gambe, scivolo in avanti con il bacino, poggio le mani sulle ginocchia, curvo la colonna e piano piano, una vertebra alla volta, scendo. Le mani scivolano sulle cosce e mi sdraio completamente a terra. Mantengo le gambe piegate e porto i talloni allineati sotto le ginocchia. Faremo un mezzo ponte molto leggero, giusto per iniziare a prendere confidenza con la posizione. Le braccia sono distese lungo i fianchi, i palmi delle mani premono bene a terra, come anche le braccia e le spalle. Spingendo con i piedi verso il tappetino, sollevo il bacino. Cerco di mantenere il mento distante dal petto e risucchio l'addome.
Provo a mantenere le ginocchia in direzione dei piedi, quindi evito di lasciarle cadere verso l'esterno. Premo bene a terra con gli alluci. Ancora qualche respiro profondo qui, le spalle spingono verso il tappetino e poi lentamente, una vertebra alla volta, abbandono la posizione, scendo. Mantengo le gambe piegate, sposto i piedi verso l'esterno del tappetino e lascio cadere le ginocchia l'una verso l'altra. Questa deve essere una posizione comoda, senza alcun tipo di sforzo, quindi piuttosto avvicinate un pochino i piedi. Terminiamo con una torsione supina, distendiamo le braccia all'esterno del tappetino, i palmi delle mani rivolti verso l'alto, mantenendo i piedi in questa posizione, lasciamo cadere le gambe verso destra. La testa va dove preferite, potete mantenerla al centro, lasciarla cadere verso sinistra o magari verso destra. Rilassate completamente il corpo qui e poi lentamente ritorniamo al centro e lasciamo cadere le gambe verso sinistra. Trovate voi la posizione più comoda per la testa. Rimanete ancora con il vostro respiro. Le ginocchia tornano verso l'alto, i piedi tornano ad allinearsi sotto le ginocchia. Accogliamo le ginocchia al petto, iniziamo ad ondolare da un lato e dall'altro. E poi lentamente troviamo l'ultima posizione di rilassamento, Shavasana, distendiamo le gambe, le lasciamo leggermente separate, i piedi cadono verso l'esterno, le braccia riposano lungo i fianchi con i palmi delle mani rivolti verso l'alto. E ci lasciamo andare completamente, ritorniamo al nostro respiro spontaneo e naturale, cercando di mantenere la mente cosciente. Iniziate lentamente a ritornare e fatelo con piccoli movimenti. Risvegliate le dita dei piedi, le dita delle mani. Lasciate cadere la testa da un lato e dall'altro. Fate ruotare le caviglie, i polsi. E distendete le braccia oltre la testa, allungatevi come al risveglio da un lungo sonno. Le ginocchia tornano al petto, dondoliamo da un lato e dall'altro, fino a lasciarci cadere sul nostro lato preferito in posizione fetale. Cercando di mantenere gli occhi chiusi, ci portiamo in una posizione seduta, comoda, a gambe incrociate. Le mani in appoggio sulle ginocchia, il mento in direzione dello sterno e un lieve sorriso che illumina il volto. Osserviamo i risultati della pratica, se ci sono stati, e lo facciamo senza alcun tipo di attaccamento e senza alcun tipo di giudizio. Portando le mani in preghiera al centro del petto, esprimiamo gratitudine e io vi ringrazio per aver condiviso con me il vostro tempo e la vostra pratica. Namaste.